Nel 1937 Tolkien, un ragazzo britannico e di origine sudafricana, inizia a scrivere un romanzo fantasy. Questo romanzo, conosciuto anche ai tempi nostri, divenne popolare dopo che un regista neozelandese di nome Peter Jackson nel 1999 inizia a scrivere la sceneggiatura della trilogia più bella di sempre, The Lord of the Rings, Il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli è il sequel di altri romanzi di Tolkien, come Lo Hobbit e prima ancora il Silmarillion. Tolkien ha dedicato tutta la sua vita a creare la Terra di Mezzo, dove i racconti sono stati ambientati tra la mitologia, la storia e le lingue. Crea un suo mondo immaginario chiamato Arda e la Terra di Mezzo ne fa parte. La storia gira attorno ad un anello. È un anello di estrema potenza forgiato dal Signore di tutti i mali, Sauron. È capace di concedere il potere di conquistare il mondo e ridurlo in cenere. Vari anelli furono creati e distribuiti alle varie specie, come gli elfi, i nani e gli uomini. Questi anelli possono essere controllati dall'unico anello dominante, ma siccome l'anello corrompe e seduce coloro che gli sono appresso e siccome esso tende al suo padrone, l'oscuro Signore, la sola possibilità è di distruggerlo laddove fu creato, nel Monte Fato, nel profondo di Mordor, che è la terra d'ombra del nemico. Oggi non sono qui per spiegarti la storia del Signore degli Anelli, ma per guidarti nei luoghi dove la trilogia è stata girata. Magari un giorno vorrai viaggiare per poter ammirare di persona questi posti e allora, con il mio aiuto, ti sarà più facile identificare l'esatta posizione di alcuni luoghi. Piccola premessa. Alcuni luoghi che non sono riuscito a visitare fanno parte di proprietà private e quindi non sono accessibili al pubblico, almeno che in alcuni casi tu non riesca a contattare il proprietario di quella terra. In altri luoghi invece avrai bisogno di un elicottero che potrai affittare, ma costa caro. E così ti porto in Nuova Zelanda, dove l'intera trilogia è stata girata. La Nuova Zelanda è un posto incredibile, pieno di natura, di verde e di paesaggi mozzafiato che cambiano da zona a zona. Il periodo migliore per affrontare questo viaggio è in estate, quindi tra dicembre e febbraio. Dopo inizia a fare freddo, specialmente in alcune parti dell'isola del sud, e in alcuni luoghi di montagna potrebbe nevicare, sarà quindi difficile raggiungere tutte le località. Potrei mostrarti i luoghi in ordine cronologico seguendo la storia dei 3 film, ma non lo farò, perché è un continuo spostarsi tra le 2 isole in continuazione e si crea confusione. Ma per facilitarti il viaggio, in caso deciderai di affrontarlo, inizierò dall'isola del nord, elencandoti tutti i luoghi in modo da creare un tracciato logico da nord a sud. Ti consiglio di comprare questo libro, è molto utile per trovare alcuni luoghi che non sono riuscito a vedere. Infatti, a parte varie informazioni molto interessanti, troverai anche le coordinate esatte di alcuni luoghi che potrai inserire nel tuo smartphone. Questo libro lo puoi trovare in qualunque sito di compravendita in Nuova Zelanda. Avrai anche bisogno di una macchina che potrai affittare, ma l'importante è che sia un 4x4, perché molte strade sono sterrate e pericolose, altre difficili da raggiungere. Io sono andato con una macchina normale e anche troppo bassa, e questo è stato il risultato. Benvenuto in Nuova Zelanda, benvenuto nella Terra di Mezzo di Tolkien. La prima location è proprio una di quelle che non sono riuscito a visitare, ma passiamo alla trilogia. Siamo più o meno all'inizio del primo film, La Compagnia dell'Anello, dove gli Hobbit raggiungono la locanda chiamata The Prancing Pony per incontrare Gandalf. We're heading to the Prancing Pony. Qui fanno la conoscenza di Aragorn, che si offre di aiutarli nel loro viaggio accompagnandoli a Rivendell. Where is he leading us? Rivendell, Master Gamgee. The House of Elrond. Durante il tragitto si fermano al Weathertop, dove passano la notte e Frodo rimane ferito da un Nazgûl. Weathertop, questa grande formazione rocciosa, si trova a 95 km a sud di Auckland, a Port Waikato, più o meno un'ora e mezza di strada. Fa parte di un grande spazio di terra ed è proprietà privata. Non metterti nei guai. Se hai una reflex con un obiettivo adeguato, puoi filmare o fotografare da lontano. Altrimenti, come ti ho detto prima, puoi provare a contattare il proprietario di quella terra. Alcune persone che ho conosciuto ci sono riuscite e infatti poi il proprietario gli ha dato il permesso di camminare per un percorso di almeno 2 km verso la loro destinazione. Io purtroppo non sono riuscito a contattarlo quel giorno.
Qui c'è l'ingresso della farm e questo è il punto in cui si trova il luogo. We shall rest here tonight. Proseguendo con la mappa, la prossima località che incontrerai è sicuramente il posto più turistico e famoso per tutti gli appassionati e non, Hobbiton. Nel mondo di Tolkien, Hobbiton si trova nella contea ed è qui che vivono gli Hobbit. Questo posto tanto verde che sembra magico è così tutt'oggi nella realtà ed è il luogo che voglio mostrarti adesso. Si trova in una località chiamata Matamata, a 150 km da Port Waikato, più o meno 2 ore. È un tour guidato e i biglietti si possono prenotare online sul sito ufficiale. In caso hai bisogno di fermarti per la notte, vicino alla località ci sono diverse opzioni di campeggi e hotel. Io ho soggiornato in un campeggio a pochi chilometri dalla destinazione, molto carino, con piscina, docce pulite, cucina e varie aree comuni, ideale per riposarsi. Il giorno dopo ho raggiunto Hobbiton Movie Set. Qui troverai la biglietteria, la fermata dell'autobus che ti porterà a destinazione suddivisa per orari di tour e il negozio con il merchandising. Eh sì, qui trovate ogni tipo di oggetto a tema e per gli appassionati c'è davvero da perdere la testa e i soldi. Molte cose costano davvero tanto. Appena salito sul bus inizierai un viaggio che durerà più o meno 10 minuti, dove verrà trasmesso un interessante video e avrai modo di ammirare i dintorni di Hobbiton. Sono circa a 2 km dal parcheggio. Appena sceso inizierà la magia. Potrai vedere e camminare per tutto il villaggio e sembrerà davvero di essere nel film. Sarai accompagnato da una guida preparatissima che ti farà notare dettagli a cui sicuramente vedendolo al primo colpo non hai fatto attenzione. He runs down the paths there. He jumps the fence that we see through the garden, makes his way through the gardens, up along this path, and goes running out through there, waving his contract in his hand. Tutto è ben curato e i dettagli sono incredibili. Il set era in fase di ricostruzione dopo la trilogia del Signore degli Anelli, ma ricostruito poi per il film dello Hobbit e alla fine lasciato così. E oggi è una bellissima attrazione turistica. Il tour dura più o meno 2 ore e termina nella locanda dove potrai rilassarti, bere qualcosa e ammirare questo posto bellissimo. One generation to the next. There's always been a Baggins living here, so life in the Shire goes on, very much as it has this past age, full of its own comings and goings, with change coming slowly. No, thank you. We don't want any more visitors, well-wishers, or distant relations. And what about very old friends? Bill Merrick. Dear God, good to see you. Proseguendo con la prossima destinazione, ci spostiamo al centro dell'isola del nord, in una bellissima località chiamata Tongariro National Park, dove trovate un villaggio chiamato Iwikau Village. È una località di montagna e ci sarà da salire un po', ma la strada è asfaltata ed è semplice raggiungere la destinazione. I paesaggi attorno sono davvero bellissimi. Nell'intro del primo film si sta svolgendo una battaglia. I dintorni di molte scene sono confusi e sono difficili da riconoscere. In questo particolare frame con gli arcieri puoi notare questa parete di sfondo. Si trova a pochi metri prima del parcheggio del villaggio. Prima di proseguire, se ne hai voglia, puoi salire in cima alla montagna prendendo lo ski lift. Costa circa $90 e potrai fare hiking nei vari percorsi, goderti questo bellissimo panorama e rilassarti un po'. Per raggiungere il prossimo luogo dovrai stare alla base dello ski lift e girarci attorno. Raggiungerai così la prossima parete. E ancora l'intro del primo film, dove viene ucciso un orco. Victory was near. Pochi metri più avanti dalla parete bisogna oltrepassare quella costruzione per arrivare nel prossimo luogo. Film numero 2. Frodo e Sam raggiungono la località di Emin-Nuil per continuare il viaggio verso Mordor. Dalla parete ci spostiamo verso quella costruzione che è uno ski club. Mordor. The one place in Middle-earth we don't want to see any closer. It's the one place we're trying to get to. Let's face it, Mr. Frodo. We're lost. Mordor è stato aggiunto successivamente in CGI, quindi a computer. Infatti, se guardiamo nella stessa direzione di Frodo e Sam,
Vediamo altro. Ci sono altre scene girate in questo luogo, quando Sauron perde l'anello, Frodo e Sam che vagano nella nebbia e la cattura di Gollum, ma non mi sono soffermato a cercare l'esatta posizione. Puoi però aiutarti con il libro. Sempre nei dintorni del National Park, a circa 70 km e un'ora di strada, si trova la prossima destinazione. Frodo e Sam continuano il loro viaggio accompagnati da Gollum. Vediamo quest'ultimo divertirsi nell'acqua a caccia di un pesce. Cerca Mangawiro Falls sulla mappa. È una piccola cascata con la possibilità di fare una camminata nel percorso indicato. I dintorni del National Park sono dei posti bellissimi da visitare. Il punto che serve a te si trova subito di fronte al parcheggio ed è facilmente riconoscibile. Want to help him, Sam. Why? Because I have to believe he can come back. Proseguiamo verso sud e torniamo nel primo film. La Compagnia dell'Anello lascia il reame di Lothlórien usando delle barche. Qui navigheranno tra diversi paesaggi bellissimi attraverso l'Anduin River. Benché si parla di un solo fiume, nella realtà le scene sono state girate in 4 punti diversi tra l'isola del nord e quella del sud. Raggiungi quindi il Rangitike River nella zona di Taura Junction, a 92 km a sud dalla precedente località. Il parcheggio è proprio di fronte al punto panoramico. Puoi scattare belle foto e se vorrai, nei giusti orari, fare anche bungee jumping dal ponte. Purtroppo per cercare il luogo preciso bisognerebbe affittare una barca. A 150 km dal Rangitike River e circa 2 ore di strada raggiungerai la prossima località, Waitarere Beach. Qui troverai la Waitarere Forest e le scene finali del secondo film. Frodo, Sam e Gollum continuano il cammino verso Mordor attraverso una foresta chiamata Osgiliath Wood. E qui ho avuto dei problemi. Non sapendo quanto fosse grande la foresta e non avendo prima studiato la mappa, ho pensato di arrivare a destinazione passando dalla spiaggia. Ho dovuto camminare per almeno mezz'ora per poi accorgermi che non c'è nessun ingresso per la foresta e allora ho deciso di provare a raggiungerla. È stato stupido e pericoloso. L'erba è altissima e piena di buche e di spine. Arrivare alla foresta non è stato facile e una volta dentro è stato ancora peggio riuscire a raggiungere la strada. Dalla mappa puoi vedere che c'è una strada che la attraversa. Segui quella e potrai raggiungere una parte del bosco più o meno adeguata per fare qualche foto. È una foresta molto grande, divisa in 2 parti, la parte sud e la parte nord. Dove sono state girate queste scene è la parte nord della foresta. Una foresta di circa 8, forse 4 km. È veramente molto grande. Purtroppo riconoscere il punto esatto dove sono state girate queste scene è impossibile. Uno perché la foresta è molto grande e non ci sono indicazioni a riguardo e poi perché la vegetazione è cresciuta tantissimo da allora, quindi è completamente impossibile sapere esattamente dove sono state girate queste scene. Questa location è stata usata per girare anche alcune scene del terzo film, Il ritorno del re. Prima di tutto le scene dove Arwen, la donna elfo ed altri cavalcano per raggiungere The Grey Heavens e poi la scena dove Gandalf e Pipino cavalcano verso Minas Tirith. E proseguiamo con la prossima destinazione. Frodo è stato ferito da un Nazgûl quando si trovava al Weathertop. Qui arriva in suo soccorso l'elfa Arwen, che con il suo cavallo e inseguita dai Nazgûl cerca di portarlo in salvo a Rivendell, la sua città. Questa scena in particolare la vedrai più tardi nell'Isola del Sud. Insomma, Frodo non sta molto bene, ma fortunatamente si riprende e trova Gandalf vicino a sé, a casa di Elrond, nella bellissima città di Rivendell, uno dei posti all'interno del film che preferisco in assoluto. La località si trova a 50 km da Wellington e circa a 2 ore dalla Waitarere Forest. Si chiama Kaitoke Regional Park, un altro bellissimo posto da visitare. Una volta parcheggiata la macchina, le indicazioni ti condurranno all'interno di questo bellissimo parco. Troverai piacevole passeggiare in questo luogo e i pali e le mappe ti guideranno e spiegheranno tutto sul set che una volta era costruito qui. Rivendell è uno dei posti che più mi piacciono di tutte le location dei film, ma per quanto mi piaccia così tanto, purtroppo non esiste. Ovvio che non esiste. Quello che voglio dire è che Rivendell è stata girata per la gran parte in studio e in CGI, quindi a computer. Molte cose, come ad esempio le cascate, sono state girate da un'altra parte e poi unite al quadro generale. Un fiume, per esempio, è stato anche costruito fisicamente in questa località e poi successivamente distrutto dopo le riprese. E proprio in questo angolo è stato costruito il set dove Frodo si risveglia nel suo letto. Questo è il punto dove si vede la terrazza della casa di Elrond.
Ovviamente lo sfondo è stato sostituito in digitale, quest'albero invece è lo stesso che si vede nella scena. Potete riconoscerlo tramite i segni che ci sono sul tronco, che più o meno sono rimasti gli stessi. Questo è rimasto qui, o meglio, l'originale è stato distrutto e questa è una costruzione avvenuta nel 2014. Non è esattamente uguale ma è molto fedele, però il posto è rimasto questo. Il punto in cui mi trovo adesso è esattamente dove la compagnia si prepara per andare a Mordor. May the blessings of elves and men and all free folk go with you. The fellowship awaits the ring-bearer. Mordor, Gandalf. Is it left or right? Left. A soli 13 km da Rivendell c'è la prossima località. Gandalf lascia la contea insieme a Frodo e Sam e dà istruzioni agli Hobbit di raggiungere la locanda chiamata The Prancing Pony. Poi parte a cavallo per raggiungere Isengard e parlare con Saruman. I giardini di Isengard si trovano a soli 15 minuti da dove hai visitato Rivendell, in una zona chiamata Harcourt Park. Parcheggiata la macchina sei già all'interno del parco e dopo soli pochi metri raggiungerai il primo punto del set. Dietro a quei due alberi vediamo Gandalf cavalcare sotto il ponte. La location non è facilmente riconoscibile ed è stata alterata in CGI. Intanto la clip è stata rovesciata. Il ponte e le Misty Mountains sono state digitalmente aggiunte, mentre la strada sterrata è stata costruita apposta e poi successivamente rimossa. Nella scena seguente Gandalf raggiunge la torre, anche questa aggiunta digitalmente, e il background è stato rimpiazzato. Gandalf cavalca da quei due alberi che abbiamo visto, percorre questa strada e da qualche parte in questa zona c'era la torre. Purtroppo l'esatta posizione non sono riuscito a trovarla, ma è da qualche parte in questo campo. Poi Gandalf e Saruman camminano parlando dell'anello. La località è facilmente riconoscibile. Si trova a soli 100 metri dal campo appena visitato, sempre all'interno del parco. You are sure of this? Beyond any doubt. So the Ring of Power has been found all these long years, and yet you did not have the wit to see it. Your love of the halfling's leaf. Ora raggiungiamo la prossima località, che è anche la seconda parte dell'Anduin River. In questa scena vediamo Aragorn e Boromir percepire gli Uruk-hais attorno a loro. La località si trova a 10 minuti di macchina dalla precedente. Sempre nell'Upper Hutt raggiungiamo Lat River. Puoi visualizzarlo sulla mappa come Poets Park. Puoi parcheggiare direttamente di fronte alla località e il posto è facilmente accessibile. Per qualche motivo la scena di Boromir è stata ruotata. Credo sia stato fatto per dare l'impressione di essere all'interno di un canyon. Se giriamo la scena, riportandola come nella realtà e confrontandola con quella di Aragorn, noterai che i segni del background sono esattamente gli stessi. La prossima località si trova a 10 minuti da Poets Park. Ora, qui non c'è nulla da vedere, ma gli appassionati apprezzeranno. Non ti dice niente questo posto? E se ti dicessi che qui è stata costruita una parte del set di una delle battaglie più famose della storia di tutto il fantasy? Almeno fino ad oggi. Già, sto parlando del Fosso di Helm, o più comunemente chiamato Helm's Deep. Si trova nel Lower Hutt, al Dry Creek Regional Park, dove adesso si produce cemento. Prima si costruiva il set di una delle battaglie più famose del mondo fantasy. E così raggiungiamo la capitale, la città di Wellington, dove ci sono gli studios e dove tutta la magia della trilogia è stata creata. Ma procediamo con ordine. C'è una scena in particolare che è stata girata qui in città e che per Wellington è un vero e proprio richiamo di turisti. Get off the road. I think we should get off the road. Get off the road! Situato al centro della città, questo bosco è raggiungibile anche a piedi. Si trova al Mount Victoria. Puoi parcheggiare all'autostrada davanti all'ingresso. È un bosco pieno di sentieri ed è accessibile da diversi punti. Se hai preso il mio stesso percorso, ti troverai davanti a questo bivio e dovrai prendere la strada a destra, quella che sale. Dopo pochi metri sarai arrivato al punto più famoso, ma siccome le scene sono state girate in due punti differenti, prosegui oltre quell'albero e immediatamente dopo troverai la parete di questa scena. Questa è la scena dove i nostri hobbit stanno cadendo giù dalla collina per poi atterrare in questo punto.
La location è riconoscibile da questa parete qui e da tutti gli alberi di sfondo. Ci spostiamo di soli 100 metri dalla location che abbiamo appena visitato. Questo infatti è il punto in cui gli Hobbit trovano i funghi. E qui Frodo sente che c'è qualcosa che non va. Infatti stanno per arrivare in Nazgûl da quella direzione. Avvertirà gli altri di togliersi dalla strada e faranno questo percorso per poi andarsi a nascondere sotto l'albero, che era stato costruito proprio qui. The mushrooms! I think we should get off the road. Get off the road! Quick! Quando Frodo avverte che stanno arrivando in Nazgûl, viene inquadrato il bosco. Però il posto non è lo stesso di dove Frodo avverte che c'è qualcosa che non va e dice di levarsi dalla strada. Dopo un po' di ricerche sono finalmente riuscito a trovare l'esatta posizione di quella scena. Al bivio, prendere la strada a sinistra e proseguire fino a che non incontri una strada con una barriera di legno. Potrai riconoscere la scena da questo albero che sporge sulla strada rispetto agli altri. Sempre in questo bosco potrai notare un altro particolare. Mentre Frodo e Sam sono intenti a raggiungere la locanda The Prancing Pony, passano la notte nel bosco, dove Sam sta cucinando, mentre Frodo si rilassa. Sam. What else? Torniamo al bivio di prima. Prendi la strada a sinistra, come per la scena di prima, e cammina guardando il bosco sempre alla tua sinistra. Solo pochi metri più avanti troverai l'albero giusto. Non sarà semplice all'inizio, ma è proprio questo. Ecco i punti esatti sulla mappa delle 3 scene che hai appena visitato. Nel libro potrai notare che in questo bosco sono state girate altre scene, e non solo qui nel bosco, ma in altre parti di Wellington. Ti consiglio di leggerlo e di segnarti quello che manca in questo video. Mentre sei a Wellington, puoi far visita al Stone Street Studios, dove sono state realizzate gran parte delle riprese ed effetti speciali. Sfortunatamente non è permesso un tour all'interno, ma puoi sempre passarci davanti giusto per curiosità. Invece devi visitare Weta Cave. All'interno trovi molto merchandising e un sacco di cose interessanti, come alcuni piedi originali indossati dagli attori. Puoi accedere gratuitamente e volendo puoi prenotare un tour guidato per accedere a quelle aree solo a pagamento, dove potrai vedere come molti effetti speciali sono stati creati. Ultima località prima di lasciare l'isola del nord, la trovi digitando dal tuo smartphone Putangirwa Pinnacles. Siamo nel terzo film, Il ritorno del re. Si sta per svolgere la battaglia contro l'esercito di Mordor e Aragorn, Gimli e Legolas vanno a cercare aiuto dagli spiriti dei morti, viaggiando attraverso The Dimmold Road, località conosciuta nella storia anche come The Paths of the Dead. Si trova a circa un'ora e mezza da Wellington, 113 km. C'è un parcheggio e la possibilità di accamparsi nei pressi della località. Poi bisogna fare più o meno 2 km a piedi e ci sono diversi sentieri per arrivarci, tutto dipende da quanto ti piace camminare. Nonostante molte rocce sono crollate nel frattempo, alcuni angoli delle scene sono riconoscibili e se hai un drone puoi fare delle riprese incredibili. Terminata l'isola del nord ci spostiamo nell'isola del sud. Devi prendere il traghetto da Wellington per arrivare a Picton. Tutte le informazioni per il traghetto le puoi trovare sul sito delle 2 compagnie che operano su questa tratta. Qui ci sono 3 location che non ho visitato. La Chitwood Forest nella località di Takaka Hill, dove Aragorn guida gli Hobbit verso Rivendell passando appunto per questa foresta. Poi la parte a sud di Rivendell, che è anche la parte dove la compagnia viene attaccata dai corvi di Saruman nel primo film, il Mount Olympus. E poi la parte di Dimridale, ovvero quando la compagnia esce correndo dalle grotte e dagli orrori di Moria, il Mount Owen. La seconda parte di questa scena di Moria te la andrò a mostrare più tardi. Questi 2 monti in particolare, il Mount Olympus e il Mount Owen, vanno visitati con un elicottero preso da Nelson.
Quando ho cercato informazioni sull'elicottero si poteva organizzare un viaggio di massimo 4 persone e il costo era di $2000 che potevano essere divisi tra tutti e 4. È una visita molto interessante se ovviamente hai i soldi da spendere. Io questo viaggio l'ho affrontato completamente da solo. Continuando verso sud, a 2 ore e mezza dalla città di Christchurch, c'è il Mount Sunday, località che conoscerai come Edoras Village. Quando Aragorn, Legolas e Gimli sono alla ricerca di Merry e Pipino, si riuniscono con Gandalf e insieme raggiungono Edoras, villaggio situato su una montagna. Fai attenzione a guidare da queste parti, perché ci sono 25 km di strada sterrata. Dovrai guidare molto piano per evitare problemi. Avvicinandoti già noterai un fantastico paesaggio. C'è un campeggio che puoi usufruire per riposarti e passare la notte se ne hai bisogno. Puoi parcheggiare a circa 1 chilometro dalla destinazione e farti il resto a piedi. Non ci vorrà molto e fortunatamente c'è un ponte per attraversare il fiume. Tutto quello che dovrai fare è seguire i pali e ti serviranno anche per tornare al parcheggio. Questa località è molto ventosa, specialmente in cima alla montagna. Puoi notare che anche nel film c'è molto vento. Per avere le giuste angolazioni puoi notare le montagne di sfondo, che sono esattamente le stesse. I should live to see the last days of my house. Cedric's death was not of your making. A circa 3 ore e mezza e 244 km dal Mount Sunday si trova la prossima località, Twizel, alla base del Mount Cook e in mezzo a 2 bellissimi laghi, Lake Pukaki e Lake Ohau, sono state girate le scene della battaglia dei campi del Pelennor, The Pelennor Field, del terzo film della saga. Questa zona è bellissima, ti consiglio di passare una giornata tra i laghi, troverai campeggi, vari punti di interesse e tanto turismo, oltre che ovviamente a bellissimi paesaggi. Puoi parcheggiare davanti alla località e tutto lo sfondo che vedi è già parte delle scene del film. Devi camminare per qualche minuto e ad un certo punto devi dare le spalle alla recinzione che al momento trovi alla tua destra ed entrare nel campo a sinistra, portandoti più o meno al centro. Quella collina e le montagne dietro puoi confrontarle con il background delle scene del film. In questo stesso punto è stata girata anche la scena dove Faramir torna cavalcando verso Osgiliath. Proseguiamo verso la prossima destinazione. Nel secondo film, ad Isengard, Saruman sta incitando uomini ed Uruk-hais ad attaccare i villaggi di Rohan. Si trova a Poolburn, in Central Otago, e la località è chiamata Poolburn Reservoir. È un altro posto molto bello e particolare. È un luogo conosciuto soprattutto per la pesca in questo grande lago. Quasi tutta la strada che porta qui è sterrata. Fai molta attenzione, perché è proprio qui che io ho rotto la macchina. Puoi parcheggiare direttamente sul luogo interessato. Will begin in the Rohan. Too long have these peasants stood against you. But no more. Eothane! Eothane! You take your sister. You'll go faster with just 2. Quickly!
prossima località è anche l'ultima parte che ho visitato dell'Anduin River. Si trova a 20 km dalla città di Queenstown e il fiume è chiamato Kawaru River e puoi trovarlo sulla mappa anche come Pillars of the Kings. A soli 10 minuti dal Kawaru River puoi raggiungere la cittadina di Harrowtown. Qui sono state girate alcune scene che vediamo nell'intro del primo film. Isildur sconfigge Sauron impossessandosi dell'anello, ma invece di distruggerlo se lo tiene per sé. Successivamente verrà raggiunto e ucciso da un gruppo di orchi. Il posto si trova dietro un'area di parcheggio ed è facilmente raggiungibile, basta camminare per soli 20 metri. Le scene sono state girate in inverno e le foglie erano cadute dagli alberi e per questo non è semplice trovare i giusti angoli. Prima di venire ucciso, Isildur perde l'anello nel fiume. C'è un fiume proprio dietro l'angolo, ma visto che non è profondo, dubito che questa scena sia stata girata qui. The ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil forever. But the hearts of men are easily corrupted, and the ring of power it betrayed Isildur. La prossima località si trova ad un'ora di strada. Nel primo film, come abbiamo già visto, Frodo viene ferito da un Nazgûl mentre si trova al Weathertop. Viene soccorso da Arwen, la donna elfo, che lo porterà a Rivendell. Arrivata al fiume, i Nazgûl, per paura dell'acqua, non lo possono attraversare e l'elfa riuscirà a seminare gli inseguitori. Ed è proprio qui che ti voglio portare. Devi raggiungere Skipper's Canyon. Non è facile raggiungere questa località. Ci sono 20 km di strada sterrata, molto stretta e senza barriere laterali. Se hai la sfortuna di incrociare un'altra macchina, dovrai fare molta attenzione. E uno dei due dovrà per forza guidare in retro per permettere all'altro di passare. È molto pericoloso. E come ti ho suggerito all'inizio di questo video, è sconsigliato guidare senza un 4x4. Nino Hidayli Alaska Betta, Limoni Ruina Nanino Laya. Il pezzo in cui i Nazgûl provano ad attraversare il fiume, la scena è stata girata nel fiume di Harrowtown, la località che hai visitato precedentemente. La prossima destinazione è a soli 15 minuti da Queenstown. Nel secondo film, Frodo, Sam e Gollum si accampano e vedranno passare un esercito pronto alla guerra. Il posto è vicino ad un lago chiamato Lake Waikatipu. Una volta entrato dovrai camminare per almeno 10 o 15 minuti prima di trovare il luogo esatto. Sulla mappa lo trovi come Ithilien Camp. Look! See what's new, friends? Well, what'll do him? Stupid fat hobbit. It ruins it. What's to ruin? There's hardly any meat on 'em. Look. It's an elephant. No one at home will believe this. Più avanti, in una località chiamata Glenorchy, è possibile ammirare le Misty Mountains. Queste montagne sono state usate come background nella scena di Isengard, in particolare nella scena dove Gandalf e Saruman parlano nel primo film. Ovviamente sono state aggiunte alla scena digitalmente in un secondo momento. You are sure of this? Beyond any doubt.
yet you did not have the wit to see it. Il luogo è riconoscibile anche per un'altra scena, ovvero quando Barbalbero racconta poesie a Merry e Pipino. Green and cool and the wind is in the west. Come back to me. Come back to me and save my land. Per poter ammirare le Misty Mountains, come nell'intro del secondo film, bisognerebbe anche in questo caso avere un elicottero. Visto che non ho avuto la fortuna di visitare il Mount Owen, per la scena dove la compagnia esce dalle miniere di Moria dopo aver perso Gandalf, perché ovviamente serve un elicottero, ho visitato però la località successiva. La scena dove Aragorn sta correndo sull'acqua e guarda verso Lothlorien non è stata girata al Mount Owen, ma in un posto chiamato Remarkables. Tra Queenstown e Harrowtown c'è la strada che sale verso questa località. È una località sciistica e facilmente raggiungibile. Troverai alcuni tratti di strada sterrata, ma non avrai nessun tipo di problema qui. Il punto esatto si trova a 1800 metri, il parcheggio è a 1600 metri e dovrai farti il resto a piedi. La passeggiata è piacevole, i dintorni sono davvero fantastici e se ti piace camminare in montagna, questo è un posto che fa per te. Devi raggiungere il Lake Alta, seguendo le indicazioni non puoi sbagliare. E personalmente io ci ho messo un'ora. Eh sì, è stancante per un principiante come me. Arrivato al Lake Alta puoi davvero goderti questo posto. Il punto che serve a noi si trova poco prima del lago e per mancanza di acqua purtroppo è poco riconoscibile. Ma se fai attenzione alla vegetazione e ad alcune rocce puoi trovare i giusti angoli. Eh sì, anche qui il background è stato modificato. Dopo aver scattato le ultime foto e ammirato questo posto bellissimo, posso portarti nell'ultima località che ho visitato. Devi raggiungere Mavora Lakes, a circa 2 ore e mezza da Remarkables. La strada è quasi tutta sterrata e ti consiglio di andare molto piano. Poco prima di raggiungere il lago, però, puoi fermarti nei pressi di un bosco per visitare il luogo dove Aragorn, Legolas e Gimli, cercando Merry e Pipino, si trovano davanti alle ceneri di orchi. Purtroppo io non avevo letto il libro con attenzione e quindi non sapevo dell'esistenza di questo luogo. Proseguendo verso il lago noterai che tutta l'area è un campeggio gratuito, ideale per passarci un weekend. Qui troverai alcuni luoghi delle scene finali del primo film. Dopo l'Anduin River e dopo aver passato la località con le statue chiamato The Argonath, la compagnia si accampa qui e succederanno diverse cose. Festering, stinking marshland as far as the eye can see. That is our road. I suggest you take some rest and recover your strength, Master Dwarf. Frodo! Out here, quick! He's leaving. Ben! Go back, Sam! Oh, Sam. Questo bosco è stato usato anche per girare altre scene, come quando durante la traversata sull'Anduin River la compagnia si accorge che gli Uruk-hai li stanno seguendo. Puoi notare questo tronco, che è lo stesso dove Merry e Pipino si nascondono. Il video finisce qui. Spero di averti aiutato nel caso tu abbia intenzione di visitare questi luoghi, ma soprattutto se il video ti è piaciuto ricorda di mettere un like qui sotto e di iscriverti al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video attorno al mondo.
Ciao!